le cesoie tagliano l'ultimo pezzo di reticolato. Gli arditi Vito Procida e Francesco Carniel si infilano sotto la recinzione del campo di volo e si avviano verso la sterminata fila di quadrimotori americani. Per arrivarci devono passare tra le tende in cui dormono gli equipaggi della US Air Force. Camminando normalmente, evitando le luci, passano inosservati alle sentinelle del campo. Gli arditi estraggono dagli zaini le cariche esplosive, le innescano e le applicano ai grossi apparecchi. Fra poco si scatenerà l'inferno. Alla metà del 1942 la Regia Aeronautica aveva iniziato la formazione di propri reparti speciali con la costituzione del primo battaglione d'assalto paracadutisti e del battaglione riattatori Loreto, prevedendo un loro impiego nell'operazione C3, la prevista occupazione di Malta, alla quale la Regia Aeronautica intendeva fornire un proprio contingente terrestre. I due reparti, che nel novembre 1942 sarebbero stati riuniti nel reggimento d'assalto Amedeo d'Aosta, avrebbero dovuto concorrere alla conquista ed al presidio degli aeroporti dell'isola ed al ripristino delle loro infrastrutture, garantendone l'agibilità per l'arrivo delle truppe aerotrasportate della forza d'invasione dell'isola. Nel contempo, lo Stato Maggiore della Regia Aeronautica aveva anche individuato nelle azioni di sabotaggio un modo idoneo per colpire il potenziale aereo nemico, portando l'offesa entro le basi dove carenze tecniche impedivano ai velivoli nazionali di colpire gli apparecchi nemici. I bombardieri italiani, infatti, avevano un limitato raggio d'azione, ad eccezione dei soli Piaggio 108B, costituenti la 274esima squadriglia bombardamento a grande raggio. La costituzione del battaglione Arditi Distruttori avvenne però solo nel febbraio 1943, 7 mesi dopo l'emanazione della circolare che ne stabiliva la nascita. L'unità aveva come compito primario quello di effettuare missioni di sabotaggio con esplosivi, utilizzando pattuglie di una decina di elementi. Così come per gli altri reparti speciali della Regia Aeronautica, anche per l'Adra ci fu una grande adesione di volontari, cosa che permise una buona selezione degli aspiranti arditi. Particolarmente curato è l'addestramento con molte specializzazioni, quale la preparazione atletica, le arti marziali, il nuoto, il combattimento col pugnale, il tiro con varie armi. Un addestramento particolare ovviamente riguarda il maneggio degli esplosivi, che prevede un corso di specializzazione presso la Scuola Guastatori del Genio nei pressi di Civitavecchia. Uno specialista polivalente in grado di superare tutti gli inconvenienti che potrebbero impedire il raggiungimento della missione e, laddove l'obiettivo fosse venuto meno, in grado di operare su obiettivi alternativi con un disturbo del nemico tale da costringerlo all'impiego e alla dispersione di rilevanti forze. Inizialmente inquadrato nel reggimento Amedeo d'Aosta, il battaglione diventa poi autonomo e passa alle dirette dipendenze dello Stato Maggiore Aeronautica per compiti speciali. All'inizio dell'estate del 43 conta poco più di 300 uomini, 14 ufficiali, 24 sottufficiali e 270 uomini di truppa, al comando del capitano Arnaldo De Angelis, che lo avrebbe passato poi al tenente colonnello pilota Edvino Dalmas, già comandante del primo battaglione paracadutisti della Regia Aeronautica, particolarmente distintosi in azione in Tunisia. Il battaglione è composto da 3 compagnie e un plotone comando. Ogni compagnia aveva 9 squadre di 9 uomini di truppa più un graduato. All'inizio dell'estate del 1943 viene disegnato un distintivo ovale che avrebbe dovuto essere applicato sul petto, seppur privo della prescritta omologazione, viene adottato dal battaglione. La tenuta da combattimento è costituita da una combinazione mimetica corredata dall'elmetto da paracadutista, con soggolo e paranaso, ginocchiere e stivaletti da lancio. L'armamento individuale include una pistola Beretta calibro 9, moschetto automatico Beretta, il MAB, con caricatore da 40 colpi, pugnale e bombe a mano. Completano l'equipaggiamento l'utensileria da artificiere, capsule per accensione, miccia lenta e miccia rapida.
e una borraccia d'acqua. Altra acqua è contenuta insieme ad ulteriori provviste alimentari in speciale aerorifornitori lanciati in contemporanea con gli uomini. Nell'avanzata primavera del 1943 il battaglione ha ultimato l'addestramento generale e 60 elementi sono pronti all'azione. Il loro impiego contro il nemico ha luogo il 9 giugno 1943 all'aeroporto Miramare di Rimini. Si tratta di 10 pattuglie di sabotatori dell'aeronautica ed altre 4 appartenenti alla 111ª e 101ª compagnia paracadutisti del 10° reggimento arditi dell'esercito. Con il successo dell'operazione Torch, gli anglo-americani si assicurano il controllo dell'Africa del Nord. Da qui, usando gli aeroporti occupati più quelli costruiti da zero, iniziano a lanciare incursioni aeree sull'Italia meridionale. Vista la preponderante supremazia di mezzi degli anglo-americani, non è più possibile contrastare i bombardamenti con la nostra aviazione e contraerea. La Regia Aeronautica quindi opta per tattiche alternative. Nascono così i piani per azioni di sabotaggio e incursioni negli aeroporti del Nord Africa, ad opera di paracadutisti e guastatori. Il piano fu approvato, se non addirittura voluto, da Mussolini stesso, che voleva distogliere l'attenzione del pubblico italiano dalla perdita di Pantelleria e risollevarne il morale. L'obiettivo è quello di distruggere il maggior numero possibile di bombardieri nemici ancora a terra negli aeroporti nordafricani. Operazioni estremamente rischiose e molto probabilmente senza ritorno. La missione è addirittura definita suicida nel testo delle fonti militari americane. Peraltro, anche in caso di successo, l'equilibrio delle forze nel Mediterraneo non sarebbe cambiato poi di molto.